Ciao ragazzi, oggi video un po' particolare, diciamo, potremmo metterlo insieme a quei ritorno al futuro che ogni tanto faccio, dove così ripropongo delle vecchie glorie del passato. E qui siamo in un territorio un po' particolare, un territorio che è un po' in mezzo, insomma, perché non è né vero vintage, ma non è nemmeno attuale. Sto parlando della Yamaha SY99 o SY99 come usavamo chiamarla noi da ragazzi. E avete sentito che bombarda che c'ha, che legnata. Insomma, questa è una tastiera veramente incredibile perché 1991 mette insieme dopo una decina d'anni dall'avvento dell'FM, mette insieme la sintesi AVM, quella Yamaha diciamo a campionamento e invece l'FM con 6 operatori, c'era la possibilità di mettere insieme due suoni FM e due AVM, quindi insomma si potevano creare delle situazioni davvero incredibili. Questo esempio qua, questo è FM, sono due. In parole povere è un vero e proprio sintetizzatore FM e anche un synth diciamo un po' più moderno con delle possibilità che poi portano anche a sonorità diciamo più così tra virgolette acustiche. Importantissimo ricordare che era un periodo in cui dopo la DX7 e tutto quello che è venuto dopo la DX7 di Yamaha, il breath control, tutte queste cose avevano fatto particolarmente successo. Oltretutto Cicoria, o Cicorea come lo diciamo noi, ho detto Cicoria perché sennò sembra, però è Cicorea, abbiamo sempre detto Cicorea perché poi oltretutto si chiama Corea, non è che si chiama, non lo so, Hardcastle e allora devi dirlo giusto. Corea è, insomma, è italiano. Il discorso è che lui era il testimonial di questa tastiera e quindi girando un po' tra i suoni, ogni tanto, adesso io il piano acustico, insomma, lo salterei anche se volete, ma diciamo non è il punto di forza di una tastiera come questa, era un periodo in cui, insomma, questi suoni che sono estremamente avvolgenti, estremamente. Ecco, qui per esempio Corea un po' si riconosce. Scusate, c'è il pedale che ogni tanto. E la pasta molto. E poi vabbè, non finisco mai una frase. Sentite la pasta com'è cremosa, l'ho finita. Adesso passiamo all'altra frase. Questo è un classico, questo è veramente un classico. Piano FM, insomma, un mondo che ci ha fatto così, insomma, sognare per anni. Ha fatto parte della discografia per anni e anche questa, nonostante sia postuma a tutto il mondo, diciamo, FM iniziale, ha veramente influito molto. Io ricordo che con questi suoni sono state fatte veramente tante sigle televisive, tantissime sonorizzazioni dell'epoca. E poi si passa, a parte che proprio per la possibilità di fare questi layer di vario tipo, chiaramente si sono sbizzarriti all'epoca. E sono tutti molto così, richiamano. Poi, vabbè, come tutte le tastiere di quest'epoca. Anche gli effetti di questa tastiera erano belli, quindi FM, tutte queste possibilità
tutta l'effettistica, i reverberi erano belli, soprattutto per l'epoca. E poi una gestione molto più semplice anche dei parametri FM, nel senso che addirittura c'erano dei libri sul DX7 per cercare di programmarlo, perché insomma non era così semplice la questione degli operatori, come l'ha gestita. Qui diciamo che è un po' più semplice, se si entra nel menu i parametri sono, diciamo così, tra virgolette, pensati in modo un po' più accessibile anche per chi non fosse così, non si fosse dedicato abbastanza alla sintesi FM. Insomma, era tutto decisamente più accessibile. Sentite la pasta, è incredibile, veramente, è davvero incredibile. C'è ogni suono ti apre un mondo davvero differente e nuovo, pur mantenendo una grande personalità. Dicevo, pur mantenendo per finire la frase, pur mantenendo una grande personalità, riusciva a coprire gran parte delle esigenze dell'epoca e a stupire tutte le volte. Poi c'era tutta la parte, quella che appunto riguardava gli strumenti acustici, diciamo, o comunque quelli che ricordo che la qualità di questi strumenti a fiato era incredibile per l'epoca. E poi c'era invece, diciamo, il DX7 Style, che è pazzesco perché suona veramente benissimo.
prima volta che la provai fu al SIM, quando uscì. Io e Fabrizio, un mio carissimo amico, siamo andati insieme al SIM, che era la fiera degli strumenti musicali, eravamo sbarbati. Io l'ho provata e non ricordo quale fosse esattamente il preset, ma una cosa simile, mi ricordo, rimasi veramente stupito perché erano veramente fuochi d'artificio per l'epoca, in cuffia così, sono arrivato e ho detto non è possibile. Ogni suono è un'ispirazione, è pazzesca questa cosa qua. Vi garantisco che per ogni suono parte un'idea. E poi Cicorea era testimonial, aveva fatto anche la demo. E insomma, per noi che lui fosse il testimone era un sogno questa tastiera, insomma. E poi il lato con lo synth. Adesso io ho qua una Nord Stage 3. Chiaramente questo è un virtual analogo moderno e tutto quanto, ma non so come dire, qui c'è un delay, se mi metto lì ci vado vicino. Un'altra cosa che si può fare per capire qual è la cattiveria di questa tastiera è togliere gli effetti. Se dovesse capitarvi di averne una sotto le mani e magari provare un po' di suoni, togliendo gli effetti si rende conto. Così con l'effetto, senza. Con l'effetto, senza. Insomma, c'è una bella legnata. È una cosa abbastanza seria. Quindi insomma abbiamo perlustrato un po' tutti gli ambiti di questo piccolo mostro. Io come avete sentito all'inizio ho fatto un piccolo brano utilizzandola e suonandola insieme al resto degli strumenti per farne anche percepire l'efficacia come dico sempre. E in questo caso più che l'efficacia c'è una questione così anche di affetto per il ricordo di questo mondo qui, che è un mondo che non esiste più. E qualcuno di voi magari penserà, beh, meno male, sì, beh, però io vedo gli artisti giovani o chi non ha vissuto questi anni e quindi non ha pregiudizi nei confronti di queste sonorità, le utilizza quando gli sembra giusto farlo, senza farsi, diciamo così, problemi di nessun tipo, perché per loro questa cosa non ha un'età e quindi la usano se gli piace. E questo dovrebbe essere l'approccio che dovremmo avere un po' tutti, no? Comunque, vabbè, detto questo, io spero che vi sia piaciuto ascoltare un pochino questo mostro qua, che in realtà lo è, perché io sono convinto che ci si possa tirare fuori praticamente quasi tutto. Chiaramente non è un sintetizzatore, non è né un pianoforte né un piano elettrico, però è per esempio tutto il mondo
questo con la pasta giusta, perché il problema di questo mondo qui è che se si vuole in qualche modo ricreare quel sound, questi sono gli strumenti che facevano quel sound. Ecco, diciamo, questo è uno strumento un po' più evoluto perché è venuto dopo molti anni, dopo anni rispetto ai primi FM e tutto quanto, e metteva insieme nuove tecnologie con vecchie tecnologie, e quindi è uno strumento più complesso, è anche più strutturato, più completo per certi versi, è anche più brillante, più pulito, più pettinato, perché erano anni in cui quella cosa funzionava così. Però se levo l'effetto, arrivo lì, sentite la pulizia. È pazzesca. È quella la cosa bella, senza effetti anche questo. Tutto prende questo punch in mezzo potentissimo, quindi in realtà se si vogliono usare gli effetti, se non si vogliono usare, con questa si può fare veramente qualunque cosa. E io usandola in quel brano come se fossi in studio mi sono reso conto dell'efficacia, ripeto, più che altro perché quando registravo una traccia poi non dovevo fare praticamente niente perché usciva da sé. Ora, quello che ho usato io, tutto quello che sentite in quel brano, gli effetti che sentite sono tutti suoi. Quindi non c'è niente di esterno, a parte un po' di, chiaramente, finalizzazione per tirarlo a volume, ma il brano intero. I suoni non li ho toccati, sono usciti così, anzi, qualsiasi cosa mettevo sopra chiudeva questa apertura micidiale che ha questa macchina qua, che è uno splendore e che non si porta benissimo i suoi anni, soprattutto questa che, come ripeto, Andrea, che non finirò mai di ringraziare, mi ha prestato ed è un gioiello che ho quasi paura di toccare. Io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio alla seconda parte del brano, come sempre faccio, così chiudiamo così con un po' di musica. Vi ringrazio ancora, vi saluto e vi rimando al prossimo appuntamento. Mi sto prendendo una pausa, quindi ci vediamo a settembre, vado in vacanza per un po', vi lascio con questo ritorno al futuro e vi mando un bacio, vi ringrazio come sempre, ciao ciao ragazzi, ci vediamo, buona estate, ciao ciao.